benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come fodero le mie borse ad uncinetto. Prima di addentrarci nella guida vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Come mi comporto? Mi piace chiamare questa tecnica la tecnica del sacchetto perché di fatto si realizza un vero e proprio sacchetto da inserire poi all'interno della nostra borsa e assemblarlo con una cucitura. Come mi devo organizzare per tagliare la stoffa? Le borse, si sa, cambiano di dimensione di volta in volta, quindi ci servono un paio di misure di riferimento per poter andare poi a capire come tagliare la nostra stoffa. Le misure che ci servono sono queste, quindi la misura del fondo. In realtà ci serve solo lo spessore del fondo, io ho segnato tutto ma ci occorre lo spessore, nel mio caso sono 5 cm. Dopodiché ci serve la misura dell'altezza del corpo borsa, che nel mio caso appunto è di 23 cm, e la misura della larghezza, nel mio caso 24. A questo punto dobbiamo tagliare uno scampolo di stoffa che sommi l'altezza del corpo borsa all'altezza del fondo con un esubero ulteriore di un paio di centimetri almeno. Questo vuol dire che se siete alle prime armi potrete anche aggiungerne 3. Dunque 23 cm più 5 cm, che sono quelli del fondo, sono 28. Io per comodità ne aggiungo 2 e arrivo a 30 cm. Ecco come ho trovato l'altezza del mio scampolo. Quindi mi comincio a orientare su questa misura. Per quello che riguarda la larghezza, una volta appiattita la nostra borsa, la misuriamo e in questo caso io ho un 24 cm di larghezza. Questi 24 cm sono solamente di un lato, quindi devo andare a raddoppiare questa misura. 24 più per 2 fa 48 e a questi 48 cm aggiungo i soliti 2 di esubero, quindi arrivo a 50. In questo caso mi trovo anche comoda perché taglio uno scampolo di stoffa 30 per 50 e queste sono le linee guida basilari per capire come tagliare lo scampolo. A questo punto come facciamo? Ci mettiamo sul rovescio del lavoro verso di noi, eccolo qua. Come vedete qui ho varie prove in corso. E una volta sul rovescio con ago e filo ci inseriamo, facciamo anche un piccolo nodino all'estremità per non far poi scappare via il filo e prendendo entrambi i lembi creiamo la nostra piccola cucitura, cercando di essere regolari nei punti, anche se poi in realtà alla fine questi punti non si vedranno. Quello che dobbiamo fare è realizzare una cucitura lungo tutta quanta l'altezza della nostra borsa e poi realizzarne un'altra solo da un lato della larghezza. Eccoci qua. Una per la lunghezza e una per la larghezza, lasciando libero un lembo, ed ecco le mie cuciture. Come vedete non sono una sarta, anzi sono molto lontana dall'essere una sarta, ma tant'è. Dunque abbiamo una cucitura che chiude il lato lungo e una che chiude il lato corto. Di fatto abbiamo quindi un sacchetto, una bustina, un sacchettino. E a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare uno spessore per questo sacchetto e per farlo ci mettiamo con la parte chiusa corta verso di noi e pizzichiamo gli angoli della stoffa in questo modo per poter ricavare dei triangolini, vedete, da tutti e due i lati, in questo modo vedete che io sto ricavando di fatto un fondo. Modellando con le mani arrivo alla mia altezza. Ovviamente un altro accorgimento che dovremo avere sarà quello di avere la stessa misura da entrambi i lati della cucitura.
Una volta che ottengo la mia misura, vado a tracciare una linea guida con un gessetto e una matita che poi mi faccia regolare con la successiva cucitura, e questa volta prendo soltanto il triangolino che ho realizzato in questo modo, vedete? Non vado a toccare la parte del corpo borsa posteriore, quindi prendo il mio triangolino e inizio la mia cucitura stando attenta a non toccare la parte posteriore, quindi mi occupo solo di questo triangolino sporgente. Da parte a parte inizio la mia cucitura esattamente come ho realizzato le altre, replico dall'altro lato. Arriva il momento di calzare la nostra fodera. Per regolarci, intanto come prima cosa facciamo un risvoltino di circa un paio di centimetri, che sono quelli in esubero che abbiamo lasciato. Per regolarci sulla posizione corretta, prendiamo di riferimento la nostra cucitura lunga, che andrà posizionata lungo il laterale della nostra borsa, quindi lo aggiustiamo e facciamo combaciare quanto più possibile la nostra cucitura, eccola qua, con l'estremo laterale della nostra borsa, e ci mettiamo subitissimo una bella clip a bloccare. Poi andremo ad aggiustare naturalmente il tutto. Una volta fatto questo, procediamo con il resto della nostra borsa. Quindi con le nostre clip facciamo dei piccoli risvoltini di circa appunto quei 2 centimetri che abbiamo lasciato, e senza tirare troppo la stoffa e a distanza mettiamo le nostre clip in modo da tenere ferma la fodera sulla borsa. Prendiamo ago e filo di nuovo e, come vi ho mostrato nell'altra guida, iniziamo da un punto, adesso io ne scelgo uno, e cominciamo la nostra cucitura della fodera al corpo borsa. Per farlo prendiamo un pezzettino di lavorazione, non sull'estremo margine, vado sempre un punto sotto. Prendiamo un pezzettino di lavorazione e un pezzettino della stoffa, lavorando solo sulla parte ripiegata, in modo tale da non mostrare in alcun modo il filo al di sotto. Prendo un altro pezzettino del filato di lavorazione. Vedete che non si percepisce assolutamente il filo al di sotto, e questo è un grande vantaggio perché ci consente di utilizzare qualunque tipo di filo abbiamo in casa, anche un colore che non c'entra nulla. In questo modo andiamo a fare tutto il perimetro della nostra borsa e poi chiudiamo il lavoro con un nodino. Ed ecco come si presenta la nostra cucitura terminata, praticamente invisibile, e guardate che rifinitura che dà alle nostre borse. Con pochi passaggi e un po' di pratica io vi assicuro che vi cambia la vita. Una volta adottata questa tecnica difficilmente la abbandonerete, e questo è il metodo che utilizzo per foderare le mie borse. Spero vi sia stato utile. Fatemelo sapere nei commenti, se avete domande sarò ben contenta di darvi una mano. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Ci vediamo al prossimo tutorial.